Oggi parliamo di un mio collega, un giornalista che però è morto molto tempo fa, oltre 90 anni fa. Era una persona diversa dalle altre, era una persona critica, estremamente attenta come osservatrice del mondo, della società, dei suoi cambiamenti. Era una persona che aveva imparato col mestiere a riconoscere le notizie e i pericoli. Era una persona che spesso restava dietro le quinte, ma da quella posizione defilata non rinunciava ad avere il suo occhio critico sul mondo e non rinunciava a intervenire per cercare di sanare le storture della società. È anche il ruolo dei giornalisti quello, effettivamente, intervenire affinché la società maturi una propria coscienza critica. Lo abbiamo già visto qualche settimana fa con l'affaire Dreyfus, il J'accuse di Zola. Oggi parliamo di un giornalista diverso, un giornalista che sapeva riconoscere al volo, ictu oculi, come direbbero i latinisti, le minacce. A proposito di minacce, prima di addentrarci nel discorso di oggi, vi ricordo l'importanza di evitare comportamenti inappropriati o comunque rischiosi, a cominciare dal sottovalutare le minacce che esistono in rete. La libera navigazione in internet è utile e ci consente di accedere a tanti contenuti, ma a volte è estremamente rischiosa perché appunto i rischi, le minacce sono sempre dietro l'angolo. Noi di Dentro la Storia abbiamo ormai da tempo scelto un partner strategico in NordVPN che con i suoi strumenti, con la sua threat protection, ci consente di navigare ovunque in piena sicurezza e con qualunque device. Chi sottoscriverà i piani biennali entro il prossimo 19 marzo 2025, mi raccomando, ebbene avrà un regalo ulteriore, 6 mesi extra, cioè pagherà 24 mesi per avere una protezione di 34 mesi. Però fate attenzione, questa è un'offerta limitata. Ma torniamo al nostro personaggio di oggi. La nostra storia inizia in un giorno di inizio estate del 1934. Siamo a Monaco di Baviera. Due poliziotti in borghese si recano in un elegante palazzo del centro storico di Monaco. Salgono le scale, arrivano al secondo piano, bussano a una porta. Gli apre una donna bavarese, si chiama Sofia Bozenhardt. Le chiedono i poliziotti se lei conosca il signor Fritz Michael Gerlich. Sì, risponde la donna. Eravamo sposati, poi ci eravamo allontanati. Abbiamo cercato una riconciliazione, ma non ho sue notizie da molto tempo. Ai poliziotti questo basta. Ne allungano un foglio da firmare, è una ricevuta. Le dicono che deve firmare. Non possono andare via da lì senza la sua firma. La donna intimorita sigla quel foglio e per tutta risposta uno dei due poliziotti le allunga un pacchetto piccolo, grande all'incirca così, di cartone. I poliziotti salutano, scendono le scale. La donna non capisce, frastornata, chiude la porta e in quel momento decide di aprire quel pacchetto. Dentro trova una montatura per occhiali, una montatura che le ricorda qualcuno. Non è integra quella montatura di ferro, è malmessa, è rotta. Una lente è evidentemente scheggiata. È tutto ciò che resta di Fritz Michael Gerlich, giornalista, editore, direttore di un giornale d'opinione e uno dei primi nemici di Adolf Hitler. Gerlich non lo si può definire come un politico impegnato, non lo si può nemmeno etichettare come un estremista, per quanto avesse un carattere non facile. I suoi colleghi riferiscono di come all'interno delle redazioni da lui frequentate a volte avesse degli scatti d'ira e qualche volta, preso dallo sconforto, eccedesse nel bere, ma si manteneva sempre lucido quando doveva lavorare, quando doveva scrivere. Fritz Gerlich. Questo perché aveva imparato il mestiere molto tempo prima, quando ancora era semplicemente un archivista nella natia Stettino. Nato da una famiglia di fede calvinista, Fritz Michael Gerlich si era spostato a Monaco di Baviera alla fine della Grande Guerra. Dopo aver svolto, come detto, il lavoro di archivista, dopo aver capito che la Germania stava cambiando, dopo aver assistito all'abdicazione del Kaiser Guglielmo e alla rivoluzione di novembre che pose fine alla Grande Guerra e che scaturì nella proclamazione della Repubblica, Gerlich si impegnò attivamente nella scrittura e nell'appoggio a un certo tipo di politica. Non gli piacevano i socialisti, non gli piacevano i comunisti. Aveva visto Berlino, ma anche Monaco di Baviera, incendiate dalle rivoluzioni spartachiste, da quelle effimere repubbliche nate sulla spinta della rivoluzione d'ottobre e che si erano bruciate con la violenza nelle strade, prima degli spartachisti che davano la caccia ai borghesi, poi i Freikorps, queste formazioni clandestine paramilitari comandate da ufficiali di carriera
dell'esercito imperiale, che davano la caccia ai sindacalisti, agli spartachisti, ai rivoluzionari, ai comunisti. Si sparava nelle strade, si uccideva nelle strade, si bastonava senza pietà e si accoltellava nelle notti buie. Questa era la Germania del primo dopoguerra, in un clima caotico, e in quel clima Fritz Gerlich aveva scritto i suoi primi articoli in cui raccontava proprio la repressione dei socialisti a Monaco, operata da un altro uomo che abbiamo già incrociato, Ernst Röhm, all'epoca capitano dell'esercito e guida di uno dei Freikorps impegnati in Baviera. Qualche giorno prima di sposarsi con Sofia Botzenart, lo stesso Gerlich aveva assistito a un brutale pestaggio nelle vie di Monaco di Baviera, in cui gli uomini di Röhm avevano accerchiato e ucciso più di un sindacalista. Ne aveva scritto Gerlich di quell'episodio, ma lo aveva descritto con un misto fra sollievo e soddisfazione. Lui stesso aveva abbracciato la causa nazionalista e conservatrice del quotidiano per cui era andato a lavorare, il Münchener Neueste Nachrichten, predecessore dell'attuale Süddeutsche Zeitung. In quel giornale Gerlich aveva ottenuto il prestigioso incarico di caporedattore. Questo perché, oltre a essere un ottimo giornalista, puntuale, preciso, con buoni informatori, sapeva anche organizzare molto bene il suo lavoro. E come caporedattore del Münchener Neueste Nachrichten era stato coinvolto anche dal governo del commissario von Kahr per la Baviera. Von Kahr era stato incaricato di mettere pace in Baviera dopo il turbolento periodo degli spartachisti e dei Freikorps. Non era semplice il ruolo di von Kahr, anche perché in quelle birrerie, che non servivano solo boccali di birra o piatti caldi di bratwurst con i sauerkraut, si faceva politica, ma una politica urlante, cattiva, malsana, una politica tesa esclusivamente al confronto violento e alla conquista violenta del potere. In quelle birrerie era nato prima il Partito dei Lavoratori Tedeschi, quello di Anton Drexler, e poi il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, ossia la sua evoluzione dopo che un piccolo, fino allora anonimo, ex caporale dell'esercito di nome Adolf Hitler si era impadronito del partito stesso. Gerlich aveva frequentato le birrerie, era andato a raccogliere lui direttamente le impressioni, a tastare il polso della situazione, ad ascoltare i discorsi anche di Hitler, e ne era rimasto spaventato. Gerlich, pur essendo un nazionalista, pur essendo un conservatore, non poteva tollerare l'estremismo di Hitler, che nei suoi primi discorsi, oltre a denunciare il Trattato di Versailles, e fino a lì poteva anche incrociare la simpatia di persone come Gerlich, attaccava brutalmente la società tedesca, incolpava di tutto tedeschi solo perché di un'altra opinione politica o di un'altra fede religiosa. Chiedeva il giovane Hitler nei suoi sermoni in birreria di non aver pietà di nessuno. Questo a Gerlich non piaceva e nei suoi articoli lo tratteggiava minuziosamente. Quando von Kahr si palesò alla sua porta con la richiesta di un discorso politico, Gerlich faceva anche quello che oggi si chiamerebbe il ghostwriter. Fu lo stesso Gerlich a metterlo in guardia. Commissario, non si lasci abbindolare dai nazisti. Questi vogliono il potere e faranno di tutto per prenderselo. Von Kahr lo sapeva, aveva già preparato la sua trappola per Hitler, ma Hitler aveva subodorato la situazione e aveva deciso di prevenire tutto. Il putsch della Burgerbräu-Keller, sarebbe stato chiamato così, il famoso putsch della birreria del 1923, vide Gerlich testimone dell'ingresso di Hitler e dei suoi uomini armati fino ai denti nella birreria per arrestare von Kahr e gli ufficiali presenti e proclamare la rivoluzione nazista. Una rivoluzione di brevissima durata, d'altronde sappiamo che, stante gli errori di coordinamento, l'assenza di Ludendorff, che per lunghe ore si fece negare, e l'afflusso immediato di rinforzi dell'esercito e della polizia, la rivoluzione venne immediatamente stroncata. Hitler, ferito, catturato, imprigionato, andò a processo e a quel processo Gerlich fu testimone di un altro fatto storico che abbiamo già raccontato. Un'accusa pesante nei confronti di Hitler si tradusse in un provvedimento del magistrato tutto sommato morbido, gli arresti di fortezza, con la possibilità per il futuro dittatore di uscire presto dal carcere. Non era abbastanza per riuscire a venire a capo della crisi nazista, per stroncare il mostro ancora in fasce. Gerlich per questo iniziò una campagna di stampa sempre più aggressiva, sino a scontrarsi con i suoi stessi colleghi all'interno della Münchner Neueste Nachrichten. Nel 1928 Fritz Gerlich, dopo un alterco col direttore editoriale
del giornale si dimise in polemica, portando con sé metà della redazione. Gerlich non voleva arrendersi. La moglie, Sofia, non lo voleva più seguire. Era stanca, lo lasciò. Gerlich non ci badò inizialmente, era troppo preso dalla necessità di intervenire nella vita pubblica per avvertire i suoi compatrioti del rischio riguardante il nazismo che si stava affermando sempre di più. Non solo, Gerlich aveva anche avviato un periodo di transizione a livello spirituale, conoscendo Therese Neumann, una mistica cattolica che lo aveva introdotto a un diverso studio delle scritture, sino a determinare la conversione dal calvinismo al cattolicesimo. Sofia sospettava di peggio di quella relazione, che non era certamente affettiva, tra il suo marito e la Neumann, ma si sbagliava. Gerlich semplicemente aveva scoperto un nuovo modo di vedere il mondo, meno drastico, ma più morale. Se ne ebbe dimostrazione di lì a poco, quando Gerlich, coi fondi messi da parte e il contributo di alcuni imprenditori di Monaco, rilevò il giornale di Illustrirter Sonntag, la Domenica Illustrata, se la volete dire in italiano, cambiandogli nome, lo chiamò Der Gerade Weg, la via diretta, un nome molto cattolico. Tant'è vero che quando lo propose al suo tipografo, lui stesso gli obiettò: ma Herr Gerlich ha deciso di stampare un giornale cattolico? Si occuperà adesso non più di politica ma di religione? Gerlich si limitò ad abbozzare e a sorridere, ma aveva già in mente un piano. Innanzitutto, proprio la tipografia, la stessa in cui i nazisti stampavano i loro manifesti e i loro giornali. Gerlich aveva scelto quella tipografia perché sapeva che sarebbe stata l'unica che Hitler non avrebbe mai avuto il coraggio di attaccare e distruggere. Per quale motivo avrebbe dovuto danneggiare se stesso? In quella tipografia un paio di volte Gerlich e Hitler si incrociarono pure. In un'occasione il futuro Führer chiese a Gerlich un colloquio, non certo lì in tipografia, ma in un vicino caffè, per provare a reclutarlo. Hitler aveva capito che Gerlich era un avversario, forse l'avversario più temibile presente a Monaco, e lo voleva dalla sua parte. Non era privo di giornalisti, il partito nazista, non era privo di attacchi utili con la società e di addetti stampa, ma uno come Gerlich avrebbe fatto comodo. Hitler aveva saputo della collaborazione pregressa di Gerlich con von Kahr e per questo lo voleva come suo ghostwriter. Aveva capito che Gerlich poteva essere o una risorsa o un nemico. Meglio la prima opzione. Quindi lo prese da parte e in quel caffè gli disse esattamente ciò che pensava. Lei, Herr Gerlich, come me, ama la nostra patria ed è un nazionalista, quindi deve stare dalla mia parte, quindi deve lavorare per me. Gerlich in quell'occasione evitò attentamente qualsiasi atteggiamento di pura ostilità o di rabbia. Si limitò a sorridere e a far notare a Hitler come la sua filosofia, ormai prettamente cattolica, fosse distante anni luce dal razzismo nazista, dalle sue pretese di misticismo e ancor peggio dalla volontà nazista di dividere la società in categorie umane e sociali. Gerlich aveva scelto da che parte stare, contro Hitler. Hitler stesso lo congedò in maniera brusca, sibilando se ne pentirà. Gerlich non ci fece caso, continuò la sua battaglia per oltre un anno, fino al 30 gennaio del 1933. In quel periodo il partito nazista era cresciuto sempre di più, a ogni elezione diventava più forte, più determinato, sempre più vicino al potere, fino a che il presidente del Reich, il vecchio feldmaresciallo von Hindenburg, non poté far altro che conferire l'incarico di cancelliere proprio a quell'odiato caporaletto austriaco che non avrebbe mai voluto ricevere nel suo studio. Tutti gli altri avevano fallito. Hitler si proponeva come l'unica soluzione, ma Hitler prevedeva di far pagare un prezzo per tutto ciò. E il prezzo sarebbe stato pagato tra l'inizio del 1933 e l'estate del 1934. Fritz Michael Gerlich, che aveva messo le mani su alcuni memorandum molto imbarazzanti per le SA di Röhm, in cui effettivamente si faceva notare come il partito nazista, che tanto proclamava di amare la Germania, in realtà stava cercando di vendersi a gruppi industriali esteri interessati a entrare nell'industria tedesca, pagando lucrose mazzette. Ecco, quegli articoli di Gerlich non potevano essere più tollerati. Il 30 gennaio del 1933 i nazisti prendono il potere. Gerlich comincia a subire le prime intimidazioni. Le vetrate dell'edificio in cui c'è la redazione del suo giornale vengono infrante.
i muri imbrattati fino ad arrivare al 9 marzo del 1933, quando una squadra di SA entra, fa irruzione nella redazione, picchia i presenti, devasta le scrivanie e l'archivio e arresta Gerlich, che viene portato inizialmente in una stazione di polizia. In quel momento la moglie Sophie cerca di intervenire, capisce che suo marito, per quanto sia sempre stato una persona sorda a ogni qualsiasi critica e anche ai richiami che lei stessa gli aveva mosso per tentare di dissuaderlo dal continuare in questa sorta di crociata, suo marito rischiava davvero la vita. Ecco quindi che Gerlich venne tenuto in prigione nella stazione di polizia di Monaco di Baviera, nonostante la moglie cercasse di intercedere per lui, nonostante l'arcivescovo di Monaco, Michael von Paulaber, scrivesse delle lettere ai responsabili della polizia, al governatorato, persino all'ex editore del Münchener Neuester Nachrichten, cercando di intercedere per lui. Quello che né il vescovo né Sofia potevano sapere è che Gerlich non avrebbe scritto mai più. Nella notte fra il 16 e il 17 maggio del 1933 le SA entrarono nella sua cella e lo torturarono, rompendogli le dita. Non doveva più scrivere. Era Hitler a non volere più che quel giornalista scomodo potesse dargli fastidio. La moglie cercò più e più volte di farlo liberare, almeno di chiedere il motivo della carcerazione. Ogni volta le veniva risposto che suo marito era in custodia protettiva per impedire che i suoi nemici potessero fargli del male. Quanta ipocrisia. Se davvero fosse stato così, per quale motivo le SA potevano accedere alla stazione di polizia e picchiare sia Gerlich che altri detenuti? La verità è che nelle celle di Edstrasse accadeva di tutto, tranne che il rispetto del diritto. E arriviamo all'inizio dell'estate del 1934, quando i nemici di Hitler sono sempre di più, sono tanti, e Hitler stesso provvede a una purga, quella che diventerà nota come la notte dei lunghi coltelli. Anche Fritz Gerlich è una vittima della notte dei lunghi coltelli. Qualche giorno prima, poco dopo il solstizio d'estate, le SA lo prelevano dalla sua cella in Edstrasse, lo caricano sul furgone e lo portano poco fuori Monaco, in una località che si chiama Dachau. Lì è stato costruito il primo campo di concentramento per i nemici del partito nazista. È una struttura che ufficialmente non dovrebbe esistere. In realtà, Hitler ha avuto mano libera per fare ciò che vuole. A Dachau, Gerlich passa pochi giorni. La sera del 30 giugno del 1934, mentre da altre parti Röhm e i vertici delle SA vengono arrestati e uccisi, mentre altri nemici del nazismo vengono eliminati in tutta la Germania, mentre Franz von Papen fugge per evitare anche lui di essere ucciso, Fritz Gerlich vede aprirsi la porta della sua cella a Dachau. È dolorante, Gerlich. Ha ancora addosso i suoi occhiali, è riuscito a salvarli, nonostante le tante botte che ha preso nelle settimane precedenti. Lui e un altro compagno di prigionia, l'ex leader del Kampfbund, Paul Rerbein, vengono caricati su un camion e portati al poligono di tiro del campo, allineati contro un muro. Si ritrovano davanti un plotone d'esecuzione che sotto i fari del camion imbraccia le armi. A comandare il plotone c'è un ufficiale delle SS, lo Sturmführer Wilhelm Breimeyer. È lui a dare l'ordine: puntare, fuoco. Fritz Gerlich cade alla prima scarica. Lo hanno centrato alla testa, scalfendogli un angolo i suoi occhiali, che volano via. Al collo, alla spalla, al petto, nel cuore. Non c'è una tomba di Fritz Gerlich. Le SS fanno solo una cosa: raccolgono il cadavere suo e di Rerbein e li portano al più vicino forno crematorio. Raccolgono giusto gli effetti personali. Per Gerlich si tratta di quegli occhiali. Li affidano alla polizia con l'incarico di restituirli ai familiari. Il 3 luglio del 1934, mentre i poliziotti salgono le scale del palazzo in cui vive Sofia, il corpo senza vita di Fritz Gerlich viene cremato al crematorio municipale dello Friedhof di Monaco, contro tra l'altro le sue ultime disposizioni. Da cattolico non gli era consentito all'epoca di essere cremato, ma ai nazisti questo non importava. Di Gerlich, del primo grande, pericoloso nemico del loro Führer, non doveva restare assolutamente nulla, nemmeno una tomba su cui piangere. La riconsegna di quegli occhiali alla moglie era solo non un atto di cortesia, ma l'ennesima minaccia. Quello che abbiamo fatto a tuo marito, possiamo farlo anche a te, cara Sofia, e a tutti gli altri oppositori. È così che si afferma il nazismo. È così che la dittatura di Adolf Hitler si manifesta in Germania e inizia come una piovra a strangolare la società tedesca per poi sostituirsi ad essa, plasmare la propria immagine con pochissime
voci contrarie, quelle voci che saranno dei ragazzi della Rosa Bianca, dell'Orchestra Bianca e poi degli ufficiali, dei diplomatici, dei ex sindaci che si opporranno a Hitler sino al complotto del 20 luglio del 44. Come avrà a dire uno degli ufficiali coinvolti in quel complotto, noi volevamo dimostrare che non tutta la Germania era Hitler, che il nazismo non era la Germania e che la Germania in realtà voleva ribellarsi a Hitler. L'esempio di Gerlich è chiaro. Lui, armato solo della sua penna e del suo taccuino, aveva provato a mettere in guardia i suoi concittadini, i suoi compatrioti dal rischio che correvano, dando fiducia all'estremismo, all'iperpatriottismo, a quello che oggi si potrebbe chiamare il sovranismo, alla volontà assoluta di schiacciare il diverso, che fosse un nemico interno o esterno poco contava, semplicemente per affermare una voce sola, in quel caso quella di Hitler. Gerlich, pur essendo anche lui un nazionalista, pur essendo un conservatore, aveva intuito il pericolo e voleva che i tedeschi aprissero gli occhi. Non ci è riuscito purtroppo. Ma il suo esempio, la sua storia, i suoi occhiali raccontano ancora oggi una storia che va ricordata, quella di chi, disarmato, provò con l'informazione a fare opposizione, quella di chi, partendo dalle pagine di un giornale o dei discorsi in pubblico, tentò in ogni modo di impedire che il corso della storia andasse verso la tragedia. Fritz Gerlich non ci è riuscito, ma la sua storia e il suo esempio devono vivere ancora per farci capire quanto l'essere umano possa distruggere se stesso e i propri simili e quanto a volte le voci d'allarme vadano ascoltate, comprese e non sottovalutate, tantomeno denigrate. Oggi vi ricordo il nostro sito che è già attivo da oltre un mese in cui trovate tanti contenuti, i nostri video, gli accessi a podcast, i testi e soprattutto il nuovo servizio di newsletter gratuita che potete richiedere semplicemente registratevi. Nella newsletter troverete tanti contenuti esclusivi, alcuni consigli di lettura, di film, di serie televisive, le nostre timeline, gli editoriali e molto altro ancora. Quindi cosa aspettate? Iscrivetevi!